Prova a mettere in predict un tiro, vediamo se mi riesce. Ciao a tutti ragazzi, finalmente eccomi qui con la guida aggiornata alle ottimizzazioni grafiche specifiche per Warzone e Modern Warfare 3. Oggi punteremo ad ottenere il numero più alto di FPS pur mantenendo però un'ottima resa grafica. Per darvi un'idea dei risultati ottenuti, eccovi qualche esempio. Questo è il risultato che ho ottenuto nella sezione benchmark del gioco con il setting consigliato, quindi quello di default che il gioco sceglie in base alle vostre specifiche del PC. Questo invece è il risultato che ho ottenuto dopo aver ottimizzato il gioco stesso sia in game che fuori. E infine sono arrivato a questo ulteriore boost grazie a tutte le ottimizzazioni specifiche per Windows. Ho già fatto una guida super dettagliata in merito, ve la linkerò a fine video. Per quanto riguarda le ottimizzazioni sia per COD che per Windows, ricordo a tutti che nel server Discord ufficiale del mio canale, il link è come sempre nella descrizione, offriamo tutti i servizi necessari per trasformare il vostro PC in una macchina da guerra per il gaming. Dateci un'occhiata. Detto questo, non perdiamo altro tempo e iniziamo! Prima di iniziare con le comparazioni voglio specificare sin da subito che il preset tutto low è come sempre quello che genera più FPS, ma a discapito di una visual estremamente orribile. E poi, come nel mio caso, per cosa? Per guadagnare 2 FPS? Ma anche no, grazie. Per farvi capire bene questo concetto, eccovi alcune comparazioni. A sinistra abbiamo il preset consigliato, al centro il preset tutto low e infine a destra il mio preset personalizzato. Come potete osservare, nelle esplosioni ad esempio io personalmente non noto differenze tra il mio preset e quello consigliato, che poi equivale quasi a tutto maxato, a differenza del tutto low che il fumo è quasi Minecraft. Rimanendo in open, se osserviamo l'erba invece, nel tutto low c'è un agglomerato di colori che non saprei neanche definire sinceramente. Fa schifo ed è inguardabile. A differenza del mio preset versus il consigliato che invece questa volta ha delle leggere differenze, tipo i ciuffi d'erba in alto, ma che comunque mantiene un'ottima resa grafica. Passando invece alle texture, qui la comparazione parla da sola. Il mio preset e il consigliato praticamente identici, il tutto low completamente da scartare. Inoltre nel tutto low, se prestate attenzione al tizio che spara in alto, vedrete che c'è una sorta di nebulosa che ne oscura la visual e questo in fase di fight è un bel problema. Ricapitolando, per farla estremamente breve, con il mio preset avrete la stessa resa grafica del consigliato, ma mantenendo gli FPS del preset tutto low. Specifico che su tutti i preset ho voluto mantenere le pari condizioni, appunto per dare validità alle comparazioni. Quindi con il medesimo upscaling, il Fidelity FX CAS, stessa risoluzione in 2K e stessi settaggi del file .cst su Windows. Per chi non sa cos'è, lo vedremo poi in dettaglio. Ok, ora passiamo al setting grafico vero e proprio. Quindi iniziamo da quello in game, andiamo su impostazioni e poi grafica. In modalità video l'opzione migliore è avere solo per schermo intero, ma potete usare tranquillamente anche schermo intero senza bordi. Tra i due non c'è alcuna differenza in termini di FPS e l'unica cosa che cambia è che avere solo per schermo intero riduce leggermente l'input lag. Per non diventare estremamente noioso con la spiegazione di ogni singolo settaggio vi dico che potete tranquillamente copiarli come faccio vedere a video e interverrò solo su quei settaggi che meritano una spiegazione. Per impostare l'obiettivo scala VRAM vi dico che il valore che va bene per la stragrande maggioranza dei PC è 70. Portatelo a 90 solo se siete in possesso di PC di ultimissima generazione con schede video 4080-4090. Questo perché nel caso in cui, come me, non avete quel genere di GPU, portare quel valore a 90 è vero che vi farà fare 5 o 6 fps in più, ma è pur vero che abbasserà l'1% low, quindi risaltando ancora di più lo stuttering. Qui dove mi trovo con il mouse c'è un'impostazione visibile solo ai possessori di GPU Nvidia Serie 40, che si chiama Nvidia DLSS Frame Generation. Questa non attivatela assolutamente perché sì, vi fa fare più FPS, ma vi porta anche una vagonata di input lag e non ne vale assolutamente la pena.
Bene, una volta fatto tutto, applicate e chiudete il gioco. Prima di passare alle modifiche dei file di code su Windows, vi rubo solo un attimo per dirvi che se il video vi sta piacendo, iscrivetevi, mettete like e attivate la campanella. Per voi è completamente gratuito, ma per il mio canale è di vitale importanza. Passiamo ora ad alcuni settaggi da fare su Windows appositi per Call of Duty. Per prima cosa andiamo su questa icona e apriamo il percorso del file. Poi apriamo la cartella Retail, cerchiamo l'eseguibile code.exe, tasto destro del mouse e clicchiamo su Proprietà. Qui dentro andiamo sul tab Compatibilità e spuntiamo la casella Disabilita ottimizzazioni schermo intero. Subito dopo andiamo su Modifica impostazioni DPI elevati. Spuntiamo Esegui l'override, poi OK, Applica e OK di nuovo. Queste impostazioni servono a fare qualche fps in più, ridurre leggermente lo stuttering e ridurre l'input latency. Per il prossimo step andiamo sullo strumento cerca e scriviamo GPU. Clicchiamo su Impostazioni grafica, cerchiamo Call of Duty, Opzioni, selezioniamo Prestazioni elevate e infine Salva. Come ultimo step invece apriamo la cartella Documenti, poi Call of Duty, Players e una volta dentro editiamo il file options.4.code23. Qui dobbiamo modificare alcuni valori. Il primo è senza dubbio il renderer worker count. Onestamente su questo dato ne ho sentite di cotte e di crude e sinceramente sono anche stufo. Quello che dovete mettere è l'esatto valore dei core del processore. Ad esempio potete trovarli qui in gestione attività, ma questo numero va bene nel caso in cui siete possessori di processori AMD, oppure di processori Intel ma solo di vecchia generazione. Mi spiego meglio. Quello che dovete fare quando avete un processore Intel è andare su Google e cercare le specifiche tecniche del vostro processore direttamente sul sito ufficiale Intel. Come esempio porterò questo i7 14700K. Come potete notare questa CPU ha la bellezza di 20 core, ma noi non andremo a scrivere 20 sul renderer anche perché arriva massimo fino a 16, ma bensì quello che andremo a scrivere è l'esatto valore dei soli performance core, in questo caso 8, perché appunto non ci interessa minimamente che il gioco usi gli efficient core. Detto questo, per aiutarvi vi posto qualche valore dei processori più comuni in commercio. Adesso premete Ctrl+F e scrivete Show Blood. Qui il valore deve essere su false. Subito sotto, in Blood Limit, scrivete True. Tornate sullo strumento cerca e scrivete Cascade. Qui scrivete Low One Cascade. Potete tranquillamente copiarlo dagli esempi a destra e assicuratevi di incollarlo dentro le virgolette. Ora tornate su cerca e scrivete Reflection Probe. Qui mettete il valore 1. Di nuovo cerca e questa volta scrivete Texture Filter. Qui dentro inserite l'anisotropico 4x, copiandolo sempre dalla sezione a destra. E ora, come ultimo step, di nuovo cerca e scrivete GPU Upload. Qui il valore deve essere true per abilitare in-game il resizable bar. Però, come al solito, c'è sempre un però, dovete assicurarvi che il resizable bar sia attivo da BIOS. Per farlo vi basterà andare sul pannello di controllo Nvidia, cliccare il punto di domanda in alto e poi andare su Informazioni sul sistema. Se il bar è attivo avrete un sì di fianco, in caso contrario avrete un no. Nel caso fosse disattivato l'unico modo per attivarlo è da BIOS. Ahimè non ho modo di registrare il mio BIOS, quindi non posso mostrarvi come si fa, però potete tranquillamente trovare una delle tantissime guide che ci sono qui su YouTube in merito a questo argomento, oppure usufruire di uno dei miei servizi su Discord. Bene, a questo punto dovrebbe esservi già apparsa sulla sinistra la mia guida su come ottimizzare Windows per il gaming. Eseguite anche quella e code vi girerà come mai prima. A me non resta altro che salutarvi. Al prossimo video. Ciao 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 ciao!